Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Nel video di oggi parliamo della parola magari, perché è una parola utilizzata molto spesso nella conversazione di tutti i giorni e quindi vi può essere molto utile capire il suo significato e i suoi usi. Vedremo insieme oggi 4 usi della parola magari. Il primo uso è quello più semplice, perché è quello come sinonimo di forse. Quindi lo usiamo nella conversazione informale di tutti i giorni per significare forse, eventualmente, probabilmente. Il secondo uso è per esprimere desiderio. Quindi magari si usa per esprimere un desiderio. Ad esempio, parti nel fine settimana? Magari. Cioè, sarebbe bello, mi piacerebbe, lo vorrei tanto. Con questo stesso significato di desiderio possiamo anche usarlo in una frase più, estesa. Quindi possiamo per esempio dire magari potessi venire alla festa, magari vincessimo la partita. Possiamo sia usare magari come risposta secca, quindi parti nel fine settimana? Magari. E quindi solo questa parola racchiude tutto quel senso di desiderio, no? Però possiamo anche fare delle frasi più estese che contengono un verbo e quindi possiamo dire magari potessi partire questo fine settimana. Fate attenzione perché se decidete di fare la frase più estesa con un verbo, il verbo deve essere al congiuntivo imperfetto. Va bene? Quindi magari potessi andare in vacanza, magari vincessimo la partita, eccetera. Magari più congiuntivo imperfetto. Ed è la stessa cosa che succede quando utilizziamo vorrei che, poi ci deve essere il congiuntivo imperfetto per forza, per mantenere la concordanza dei tempi. Magari può anche essere usato per esprimere rimpianto. Quindi se io dico hai vinto la partita? Magari. Quindi in questo senso magari significa sarebbe stato bello vincere la partita. Sarebbe stato bello, quindi io rimpiango qualcosa che non è successo. Avrei voluto che succedesse, ma non è successo. Quindi abbiamo un doppio piano temporale per l'uso di magari. Può essere un desiderio, quindi sarebbe bello nel presente, però possiamo anche usarlo per esprimere questa sensazione di rimpianto e quindi sarebbe stato bello che succedesse. Quindi è interessante, no? Come una sola parola può avere più significati su diversi piani temporali. Più significati, più usi su 2 diversi piani temporali. L'ultimo, se possibile. Quindi per esempio, ti do un passaggio in macchina fino a casa? Magari. Che significa sì, se possibile, sì. Questo un po' si ricollega a questo, no? Sarebbe bello? Sì, sarebbe bello. Se possibile. Quindi sono simili, però non proprio uguali, perché comunque non esprimo esattamente un desiderio in questa risposta, esprimo più una gratitudine per la possibilità di sfruttare questo passaggio, quindi se possibile. Quindi ricapitoliamo, usiamo magari come sinonimo di forse, con il significato di eventualmente, probabilmente,
Usiamo magari per esprimere un desiderio nel presente, quindi con il significato di sarebbe bello, quindi come risposta secca, ma possiamo anche usarlo in una frase più complessa con un verbo, e il verbo poi deve essere al congiuntivo imperfetto. Il terzo uso è quello di esprimere un rimpianto e quindi un desiderio nel passato che però non si è avverato, con il significato di sarebbe stato bello. E poi infine il quarto uso è quello con il significato di sì, se possibile, approfitto dell'offerta. Va bene? Quindi questo è quanto per la lezione di oggi, spero sia stata utile, spero sia stata chiara. Se avete però delle domande lasciatele nei commenti qui sotto. Grazie per aver seguito questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!